Resto Mod, un termine spesso sconosciuto nonostante rappresenti un mix di storia e funzionalità. Si tratta infatti di un complicato processo di restauro, utile per riportare in vita un mostro sacro dell'automobilismo, donandogli una meccanica di ultima generazione. Ci sono diverse aziende più o meno famose che si adoperano in questo lussuoso labirinto che fa storcere il naso agli appassionati più conservatori. Ho raccolto i 7 restauri più belli e convincenti, capaci di ingannare anche l'occhio più esperto. Settima posizione, Lancia Delta Futurista. L'Automobili Amos, diretta da Eugenio Amos, si è fatta carico dell'arduo compito di riportare la Delta integrale agli antichi splendori. La Donor Car in questo caso è la Delta integrale 16 valvole, scelta motivata dal voler preservare l'evoluzione di maggior valore storico. 330 cavalli, 1250 kg di peso, carbonio e alcantara a perdita d'occhio. Linee riprese alla perfezione dalla Delta più amata e desiderata. C'è tutto ciò che serve. 20 gli esemplari previsti che stanno lentamente vedendo la luce, a circa 300.000 euro l'uno. Sesta posizione, Porsche 959 SC by Canepa. Lo specialista statunitense Bruce Canepa ha messo mano ad un mostro sacro delle supercar anni 80. La 959 è sempre stata vista come la risposta alla F40, estrema, biturbo e senza troppi fronzoli. 50 esemplari previsti a fronte delle 292 prodotte possono ricevere le cure a 360 gradi per rendere quest'icona più performante che mai. La meccanica della 959 Sport Canepa viene rivista nei turbocompressori Borg-Warner, nelle valvole di aspirazione e scarico, ridisegnate da zero, nella pompa del carburante a flusso maggiorato fino ai profili delle camme per portarla da 450 a 800 cavalli. L'assetto guadagna ammortizzatori a gas, cerchi in magnesio e sospensioni pneumatiche. La 959 viene spogliata completamente in 500 ore, per essere zincata come nascesse nuovamente. Se si possiede una delle 959 prodotte servono $750.000, altrimenti il pacchetto completo sale a $2 milioni. Quinta posizione, Aston Martin DB4 GT Lightweight. La casa di Gaydon si è tuffata nel settore delle Resto Mod, o come lo chiamano loro Continuation Series, con questa magnifica DB4. Solo 8 esemplari vennero a suo tempo fregiati del Beige Lightweight, vettura affidata al recentemente compianto Sir Stirling Moss. Non ebbe grossa fortuna nelle competizioni, dove Ferrari e Jaguar facevano da padrone, però il suo fascino ha superato ogni ostacolo del tempo fino ad oggi. Grazie ad una scansione completa 3D, Aston Martin ricrea la DB4 utilizzando gli stessi materiali, dando la possibilità a nuovi 25 fortunati possessori di portare a spasso questa bellezza. Monta un 6 cilindri in linea da 4.2 litri anziché il 3,7 originale, capace di 331 cavalli con un cartellino attaccato di ben 1,9 milioni di sterline. Quarta posizione, Emory Outlaw Transitional Speedster. Se c'è una Porsche capace di far sognare, quella è sicuramente la 356 Speedster del 59. Questa rivisitazione è stata effettuata in seguito ad uno sfortunato incidente occorso alla versione coupé della 356, che ha dunque guadagnato la linea Speedster. Equipaggiata con un 2,4 litri da 205 cavalli, assume maggior stabilità grazie a sospensioni posteriori indipendenti e ammortizzatori coni regolabili. Fantastici i cerchi in lega da 15 pollici. Prezzo totale comprensivo della Donor 356A Coupé, $400.000. Terza posizione, Eagle E-Type Spider GT. La Jaguar E-Type è stata costruita in 3 varianti, la classica Spider, la Speedster con parabrezza schiacciato e la Low Drag GT Coupé. Oggi è possibile avere la Spider GT, capace di coniugare la meccanica della Low Drag e l'elegante corpo della Spider. Il 6 cilindri in linea da 4,7 litri eroga 335 cavalli, la fa scattare da 0 a 100 in 5 secondi netti, grazie anche al peso di soli 1029 kg. Personalizzabile fino all'inverosimile, rappresenta il fiore all'occhiello di Eagle. Ora arriva la botta, 818.500 euro tasse escluse per averla. Il vintage sa fare davvero male. Seconda posizione, Alfa Olix Alfa Romeo GTA R. Cari alfisti, state calmi, alla fine sotto questo progetto c'è una Giulia Sprint GT originale. L'azienda inglese Alfa Olix prende spunto dal modello del Biscione e la esalta donandole un upgrade globale, dal carbonio per la carrozzeria al plexiglass per la vetreria ai cerchi in alluminio da 15 pollici.
All'interno trovano spazio un vistoso roll cage e 2 sedili sagomati, mentre nel cofano pulsa un 2,3 litri derivato dalla 75 Twin Spark, migliorato con nuove bielle a corsa lunga, pistoni specifici, albero alleggerito e doppia accensione derivata dalla GT-AM. Rivisto anche l'impianto frenante, ora a 6 pistoni, così come l'assetto regolabile a doppio ammortizzatori. Messa giù così eroga 240 cavalli su 830 kg di peso, con uno 0 a 100 in 4 secondi e 6. Prezzo finale 250.000 euro, nemmeno esagerato se paragonato ad altri progetti e vista la bellezza del risultato finale. Prima posizione, Singer Porsche 911 DLS. Il restauratore americano lascia tutti a bocca aperta con la sua DLS, acronimo di Dynamic Lightweighting Study. Dotata di un 4 litri boxer con corpi farfallati derivati dalla Formula 1, doppi iniettori, componenti in magnesio e materiali compositi, canta fino a 9.000 giri erogando ben 500 cavalli. La dinamica è stata rivisitata completamente, spostando addirittura in avanti la posizione del motore, oltre che ad appendici per ridurre la portanza e migliorare il passaggio dei flussi. Freni firmati Brembo, controlli di stabilità e trazione presenti, 1000 kg di peso e interni high-tech modellati in carbonio e magnesio. Dopo questa buffata di dati e dettagli arriva come sempre il prezzo da pagare per questo gioiello basato sulla Porsche 964, $1.500.000 per ciascuno dei 75 esemplari previsti. La carrellata delle Resto Mod finisce qui, ognuno estremamente particolare con un proprio significato. Personalmente adoro la Singer DLS, assemblata magnificamente e capace di racchiudere tutto il meglio che il mercato può offrire con una veste eccezionale che solo a Stoccarda hanno saputo creare.